Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Se vi piacciono le mie analisi e contenuti, non esitate a seguirmi su Instagram e YouTube per rimanere aggiornati. Iniziamo la nostra consueta analisi settimanale in data 17 maggio 2026. Bitcoin vale 78.288 dollari. Ma cosa ci indica lo stock RSI? Che nelle 4 ore siamo scarichi, nel daily anche. Vediamo quello settimanale, che è molto importante, che finalmente Bitcoin ha iniziato a fare le famose candele rosse, perché dallo scorso video vi avevo già accennato che Bitcoin era in ipercomprato, quindi dovrà fare altre candele rosse perché, come ben sapete, si dovrà scaricare. Bitcoin Gap, come vedete, non ha formato nuovi gap, quindi dobbiamo aspettare che Bitcoin scende al di sotto dei 67.000 dollari per poi iniziare una splendida salita. Oro in settimana non ha formato nuovi gap, come vi avevo accennato dallo scorso video sarebbe sceso al di sotto dei 4.600 dollari, come vedete è sceso perché era carico lo stock RSI. Nelle 4 ore invece si sta caricando e nel daily invece si sta scaricando. Petrolio in settimana ha formato nuovi gap, infatti è facile tradare petrolio, che come vedete ha fatto un gap coperto, ha formato un gap, sta salendo e a breve inizierà la discesa, quindi andrà a coprire questo gap, quindi è un facile short con take profit sui 101 dollari. Infatti nelle 4 ore è carico e nel daily invece si sta curvando, quindi sta scendendo. Vediamo quello settimanale e invece si deve scaricare, quindi è un facile trade. Vediamo Ethereum. Come vi avevo accennato dallo scorso video, questo era un pattern ribassista, come vedete ha rotto la linea inferiore, ha provato il recupero ma è risceso, ha provato a rientrare di nuovo ma come vedete sta scendendo, quindi Ethereum è facilmente prevedibile che tranquillamente può andare al di sotto dei 2100 dollari. Vediamo lo stock RSI 4 ore, siamo in fase di carica. Nel daily invece, come Bitcoin, si sta scaricando, sta proprio al minimo. Quello importante è quello settimanale e come Bitcoin e altre cripto ha lo stesso andamento, quindi deve scaricare, quindi deve dare sotto e poi andare verso l'alto. Andiamo nelle 4 ore, può fare, visto che è scarico, potrebbe fare qualche candela daily, perché come ben sapete la settimana è formata da 7 giorni, quindi fare più o meno 4 candele verdi, caricare un po' in daily, per poi fare una mega candela rossa, perché la settimana dovrà chiudere in rosso, perché dovrà scaricare lo stock RSI settimanale. CoinGlass. CoinGlass. Bitcoin, time frame 24 ore a due calamite. Uno sui 78.009 e l'altro sui 77.441 dollari. Ampliamo il time frame, mettiamo 3 giorni. E ha solo calamita verso l'alto sui 82.371 dollari. Se vediamo il confronto con lo stock RSI settimanale, io, anche se è una calamita verso l'alto, prevedo più che scarica, potrebbe tranquillamente andare sui 75.000 dollari per poi vedere cosa ci indica il CoinGlass, perché CoinGlass varia a seconda dei volumi, quindi al momento abbiamo solo questo, però se voi lunedì andate sempre su Bitcoin time frame 3 giorni può variare, quindi al momento abbiamo solo questo. 48 ore
anche una calamita sui 77.146, che io prevedo più una discesa per Bitcoin che non una salita. Vediamo nelle 4 ore. Vedo più Bitcoin che fa una piccola risalita per poi andare giù, perché se vogliamo che Bitcoin vada su in maniera corretta, è meglio andare a coprire quei due gap che non andare sopra sui 90 per poi avere un crollo che non ha senso. Vi ricordo anche, per chi mi segue, il discorso oro, quando io dicevo ragazzi, l'oro andava quando l'oro doveva andare al di sotto dei 4.300 e tutti davano per l'oro sui 6.500-7.000, infatti poi l'oro è andato giù, ha coperto i gap fino ai 4.300 dollari per poi man mano iniziare una salita. Quindi speriamo che Bitcoin in maniera corretta, quindi sale, scende, normale che non può fare un crollo repentino fino ai 67.000 dollari, quindi fate attenzione a non cascare ai fake dump, quindi salirà giustamente, però dovrà andare a coprire quei due gap. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!